Iniziamo il percorso espositivo della Meraviglia, mostra organizzata al termine delle residenze d'artiste alla Manifattura Tabacchi, cui gli artisti presentano ognuno le proprie opere concepite appositamente per questa occasione. Iniziamo con Davide D'Amelio, pittore. Le sue composizioni sono come divise in senso cromatico, monocromo quasi, delle superfici piatte di colore che costruiscono degli spazi, definiscono delle prospettive. Il primo quadro che noi stiamo guardando è giocato su questi toni rosa e grigi. Sembra un quadro non finito, in realtà, perché una parte, la parte centrale, dove sono accumulati degli oggetti infantili, supponiamo. Questi oggetti sono solo disegnati, sono delle sagome vuote che prendono consistenza solo in rapporto alla definizione grafica. È tutto un gioco di ombre, di primi piani, di sfondamenti. Quella di D'Amelio la definirei senza incertezze una pittura mentale. Adesso siamo di fronte a quello che è un dittico, come nella storia dell'arte più antica, quando si confrontano in modo ravvicinato due dipinti di identico formato e dimensioni. Di nuovo nei dipinti prevalgono queste superfici piatte che poi vanno a costruire delle profondità, una sorta di stanza, di luogo, all'interno del quale in questo caso si trovano collocati due parallelepipedi, diciamo, fortemente plastici, rilevati come dal gioco di luce e d'ombra, un'ombra che però non corrisponde alla forma geometrica, sulla parete a tergo. La proiezione dell'ombra ci dice che il dittico riceve luce da lati opposti, uno rispetto all'altro. Nel quadro a dominante arancio, su questo basamento è appoggiata un oggetto molto, celebre nella storia dell'arte, il teschio. La cosa bizzarra di questo dipinto è che poi rimane solo un dettaglio nella zona dove dovrebbe apparire l'ombra del teschio. Nel quadro a fianco le cose sono ancora più bizzarre, più strane. Appunto, D'Amelio non persegue la realtà, ma costruisce una realtà a partire dalle sue fantasie, dalle sue ossessioni, dai suoi giochi mentali. In questo caso il basamento non serve a niente se non a se stesso. Ci troviamo davanti all'opera di Esma Ilter, vediamo 3 grandi sedie gigantesche. Esma realizza in questo caso una scultura che però è anche una pittura, un allestimento e un'installazione. Possiamo entrare dentro questo rifugio costruito da un artista che evidentemente si è ricordata e vuole farci ricordare di quei giochi infantili che facevamo da bambini, e sotto quel cielo, sotto quel tetto protettivo, perdersi nelle proprie fantasie, nei propri sogni. Negar, artista che viene dall'Iran, presenta quindi la mostra degli spazi della Manifattura Tabacchi ben 3 lavori. Il materiale che li collega in fondo è la cera che lei utilizza in diversi modi. Un testo che parla del suo rapporto con il suo riflesso, con se stessa. Lo specchio ovviamente è quello strumento in funzione della quale noi possiamo rifletterci, guardarci e forse anche trovare il modo di confessarsi. È un lavoro quindi sulla ricerca dell'identità, un'identità femminile, in questo caso, che viene negata dal mondo che lei ha vissuto. Il tavolo è realizzato con uno specchio, la cera è caduta oltre fino ad allagare completamente la superficie sotto il tavolo e intorno al tavolo. Sul piano del tavolo è affogata la carta visa dell'artista, quindi un documento di riconoscimento che dà la possibilità all'artista di
cambiare di luogo, cambiare quindi anche di esistenza, trovare una propria identità di artista. Intorno al documento la cera costruisce quasi delle isole, dei confini, un movimento di terra quasi, dentro al quale, come sulla superficie di un mare, galleggia la carta di riconoscimento, il visto con il quale si può entrare in un paese, essere accolti e ospitati in un luogo che non è la propria patria originale. Un'altra opera realizzata da Davide D'Amelio, in questo caso cambia anche la prospettiva, qui una prospettiva quasi deformata, una vista da sopra, dall'alto, come se questo basamento che abbiamo davanti agli occhi fosse altissimo, a creare quasi una vertigine. La pittura è un esercizio di linguaggio giocato tutto sull'inganno, sulla bizzarria, sulla deformazione, e quindi diventa un gioco per stimolare i nostri modelli percettivi piuttosto che quelli cognitivi. Il quinto dipinto di Davide D'Amelio, dipinto verticale, di grande dimensione, è un dipinto che ci sorprende, gioca di nuovo con la bizzarria, con l'inganno, un gioco mentale della pittura, sempre giocata con queste superfici piatte, che poi, accoppiandosi una con l'altra, creano una certa profondità, una prospettiva che poi viene disillusa. È un esercizio di bravura, l'artista vuole anche dar segno della sua maestria di giovane artista. Il lavoro di Giulio Poppi consiste in un grande cubo che sembra un cubo di ghiaccio quasi, che raggela, congela al suo interno un oggetto che difficilmente identifichiamo. Il fiore è completamente sigillato all'interno del cubo, poggiato su una base di cemento. Qui siamo di fronte a un'opera che ha completamente a che fare con il nostro inconscio, un'opera però che pur essendo così ingombrante ambisce alla leggerezza e chiede anche di essere percorsa a 360 gradi, prende una sua consistenza quasi fantasmatica. Vengono a mente le fotografie di Ghirri piuttosto che le nature morte di Giorgio Morandi. Una delicatezza, una sensibilità in questo lavoro estrema, come estrema e non pacificante è l'interrogazione di Giulia Poppi. L'ultimo della serie dei quadri di Davide D'Amelio, un oggetto un po' strambo, mezzo cactus, mezzo fiore, dove ancora una volta l'artista cerca di indagare le forme possibili della pittura oggi. Una grande parete rivestita quasi completamente da un fitto catalogo di armi da fuoco, immagini di armi da fuoco che sono ritagliate su carta leggera, che diventano qui armi giocattolo però, per un gioco pittorico. Il lavoro è legato molto alla biografia dell'artista, che ci ha raccontato dell'attività paterna con questa sorta di performance decorativa. L'artista sembra voler esorcizzare il padre, con la P maiuscola, il potere, cioè il linguaggio della violenza e la violenza del linguaggio. Le volpi in cera di Bekbatar Engtur sono entrate in questo spazio, qui si sono nascoste, decomposte quasi o ricomposte, decomposte assieme a tronchi, foglie.
sagome quasi disegnate, modellate con tocchi continui di polpastrello, la struttura interna della scultura, che anticamente veniva negata dalla colatura, dalla forma esteriore, ma in questo caso non è metallo, bronzo, ma sono rami secchi recuperati dall'artista. Una velocità d'esecuzione che cerca poi di restituire una vivezza, una vitalità dell'immagine e dell'animale.